Oggi siamo qui con il Maono Caster C2. Se ti ricordi ho fatto l'unboxing di questo giocattolino un po' di tempo fa sul mio canale e se vuoi puoi andare a vedere l'unboxing. Oggi invece facciamo un test audio di tutte le sue funzionalità. Resta fino alla fine del video perché ci sono veramente funzionalità molto interessanti che rendono questo giocattolino che costa 2 lire indispensabile. Come ti dicevo nell'introduzione, vedremo questo giocattolino, ovvero il Maono Caster C2, in tutte le sue funzionalità e ti chiedo di restare fino alla fine di questo video perché ci sono cose veramente molto interessanti, ma entriamo nel dettaglio. In questo momento il Maono Caster C2 è alimentato a batterie perché ha una sua batteria interna che ti consente fino a 7 ore di lavoro ininterrotto, quindi puoi usarlo per live streaming, registrazioni, qualsiasi tipo di cosa. Quindi prima di fare questo video l'ho ricaricato, ci ha messo un'oretta e mezza più o meno, e adesso è carico. Infatti, come puoi vedere, ci sono 4 tacche illuminate nella sezione della batteria. Come puoi alimentarlo diversamente? Con la presa in corrente, puoi alimentarlo con un power bank, puoi alimentarlo con il computer, come ti pare, ok? Questo è molto interessante perché questo giocattolino lo puoi portare praticamente dovunque e fare live streaming anche con un telefono, fondamentalmente. Va bene, andiamo avanti. Quindi, come vedi, qui ho collegato un microfono che è questo, il Maono PD200X, se non ricordo male. Sì, esatto, ho detto bene. In versione XLR, sta entrando direttamente qui. Questo cavo bianco è un AUX al quale è collegato il mio telefono e ti faccio vedere dopo perché a cosa serve. Queste sono le cuffie. C'è lo streaming out che può essere collegato, in questo momento non lo sto utilizzando perché sto registrando sul computer, ma può essere utilizzato per mandare direttamente l'output di tutto per esempio alla macchina fotografica, alla videocamera, a un mixer, dove ti pare. Quindi è molto versatile da questo punto di vista. Questo cavo blu invece va al computer perché sto registrando dentro Reaper. E accanto c'è un'altra porta, sempre USB, per l'alimentazione, ma in questo caso non è collegata. Dietro c'è un comodissimo tastino on-off. Oh, che bello che c'è. Qui puoi vedere che sta lampeggiando il Bluetooth perché questo affarino c'ha anche il Bluetooth, cioè c'ha tutto, è un piccolo Rodecaster Pro. Nella sezione qui a sinistra, come puoi vedere, c'è sia il volume che il gain. Perché? Perché in questo momento io ho regolato il volume in modo da, come puoi vedere nel meter, che bello questo meter pieno di lucine, quindi puoi regolare veramente in maniera precisa il gain. Non arrivo mai sull'arancione o sul rosso. Mentre il gain mi serve perché sto regolando il volume dentro Reaper, quindi mi sto assicurando di non andare mai in clip, ma di avere un gain tra i meno 18 e i meno 12, quindi perfetto. Quindi questi due controlli sono per sono per il gain e il volume del microfono. Ok. Che cosa abbiamo qui? Abbiamo un AUX. Io ho collegato il mio telefono perché ti faccio sentire adesso una voce registrata dal telefono. Questo manopolone gigante per l'output dell'USB e dello streaming, quindi con il cavetto che in questo momento non ho collegato ma che ti permette di avere un'uscita globale di tutto. Questo qui appunto è l'output, che in questo momento non vedi perché non è collegato niente. Questo qui è il volume delle cuffie. Ok, quindi in questo momento io mi sto ascoltando col direct monitoring, perché vedi qui c'è il tastino che è illuminato in rosso perché c'è il direct monitoring. Voglio dirti una cosa molto interessante: ogni volta che premi uno di questi tasti, che adesso andremo a vedere tutti quanti nel dettaglio, che cosa succede? Che una voce, udibile soltanto in cuffia, ti dice che cosa sta succedendo. Quindi quando andiamo a vedere tutti i preset del reverbero, per esempio, in cuffia lui mi dirà che quel preset si chiama All, quel preset si chiama Room, eccetera. Ok? È molto interessante perché così sai che cosa stai premendo. Allora, partiamo dall'inizio. Quindi qui c'è il tasto per la 48 volt, in questo caso è spento perché sto usando questo microfono Maono PD200X, che è un microfono dinamico, quindi non necessita della 48 volt. Bluetooth. In questo momento non ho collegato il telefono in via Bluetooth, ma via cavo, ok? In assoluto, quando possibile, io preferisco utilizzare il cavo e non il Bluetooth. Ci può essere sempre un'interferenza, ci può essere sempre qualche problematica, soprattutto con scatolette così economiche, ok? Quindi magari funziona da paura il Bluetooth. Non mi va di provarlo perché non lo userò mai, però insomma sai che c'è. Ok, proviamo i preset del riverbero. Quindi che cosa succede? Che adesso io che cosa faccio? Schiaccio un tastino, adesso dovresti sentire gli effetti in tempo reale. Quindi schiaccio All. Ecco qui, cambia la mia voce e quindi stai sentendo questo inutile effetto. Magari per te può essere utile. Schiaccio ancora Valley. Questo si chiama Valley.
Non so se noti, ma tra il passaggio tra un effetto e l'altro c'è un secondo, forse meno, di silenzio. Ok? Andiamo ancora avanti. Room. In questo momento c'è l'effetto room. Ok? Potrebbe essere utile, potrebbe non essere utile, insomma. Ok? Original. Ok, quindi siamo tornati abbiamo fatto un passaggio dei vari effetti e siamo ritornati a quello originale, che è quello che, diciamo, io userò più di tutti. La funzione sidechain te la faccio vedere dopo, ok? Direct monitoring, semplicemente on e off. In questo momento non mi sto sentendo in cuffia, in questo momento sì, e c'è la vocina che dice monitoring on, monitoring off, ok? Poi c'è il pitch, un altro effetto che fa tanto ridere, ma io non credo che qualcuno lo usi. Vediamo. Female. Aspetta, come ti raccontavo, fa tanto ridere, però io non credo che qualcuno utilizzi questo effetto. Ehi, ciao amico, come stai? Non lo so, andiamo avanti. Male. In questo momento, male. Uomo. Quindi questa è la voce di un uomo. Quale uomo non avrebbe questa voce? Ehi, baby. Ti piace? Madonna mia. Andiamo avanti. Baby. Ehi, amico! Oh mio Dio. Io non lo so, sinceramente non credo che userò questa voce, questo effetto, però magari a te piace. Andiamo avanti. L'ultimo per fortuna. Robot. In questo momento io sono un robot. Madonna, sembra più quelle voci. Signora, abbiamo vostro figlio. Se non ci consegnate 3.000 euro, non ve lo ridiamo. Boh. Default. Hai sentito come stavo dicendo default con ancora la voce del robot? Quindi lo switch tra un effetto e l'altro non è proprio immediato. Ok? Bene. Una funzione interessante è il noise reducer, cioè ha 2 livelli. Ok? Adesso io sto in silenzio. Io sento un po' di fruscio in cuffie, ma sono sicuro che è il preamplificatore delle cuffie che, diciamo, non è la cosa più silenziosa del mondo, però ci sta. Tra l'altro, a proposito di cuffie, devo dirti questo, c'è un leggerissimo ritardo nella voce, infatti sento la voce doppiata. Ok, non è la latenza 0 perfetta, ma sarà un millisecondo e mezzo, qualcosa del genere. Non è fastidioso. Tutto sommato, nel momento in cui all'inizio era veramente fastidioso. Mi sono abituato, quindi vado avanti tranquillamente senza nessun problema, ok? Però c'è questo leggerissimo ritardo, quindi per onore di cronaca te lo devo dire. Noise reducer, quindi andiamo a parlare livello 1. Noise cancellation low. Senti quando finisco di parlare come si sente che si chiude, ok? Senti, in questo momento non c'è rumore, adesso, cioè, c'è, ma adesso senti? Fine, stop. Si chiude, ok? Non è il massimo, ti dico la verità, non è il massimo, però se hai un ambiente veramente rumorosissimo e questa è l'unica alternativa, usalo pure. Io non lo farei. Adesso c'è il livello 2 che è più aggressivo. Noise cancellation high. Senti come chiude? Ok? Quindi sta chiudendo parecchio. Non lo preferisco, sinceramente, però ti ripeto, soprattutto questo secondo livello è veramente devastante per la voce, perché prende dentro anche la voce, taglia tutto, quindi noise cancellation off, ok? Molto meglio così, benissimo. Poi ha 3 soundpad, senti? Ok, puoi registrare quello che ti pare dentro i soundpad, semplicemente tenendolo premuto c'è la funzione rec. Non è comodissimo perché mentre il Rodecaster, il Tascam Mixcast 4, eccetera, eccetera, tramite computer tu importi file, quindi sono precisissimi col taglio, qui no.
ok? Però, insomma, potrebbe essere comunque utile. Non hai il controllo del volume sui pad, quindi devi registrare al volume che decidi tu. È rimasta l'ultima funzionalità che volevo farti vedere, che secondo me è quella più fica in assoluto, che è quella del sidechain. Loro chiamano sidechain questa funzionalità per la quale quando tu parli e c'è una musica in sottofondo, un suono, un'altra persona, la tua voce resta su e l'altra voce, l'altra persona, l'altra musica va giù, mentre quando smetti di parlare sale su. È molto interessante, un effetto radiofonico, no? Che puoi ottenere semplicemente abilitando questo canale, quindi molto 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 utile. Secondo me questa è la funzione più interessante, a parte la portabilità dello strumento, eccetera eccetera. Per fartelo sentire voglio farti sentire prima il mio telefono in AUX, ok? Quindi vado su con l'AUX e ti faccio sentire la mia voce registrata. Ciao a tutti, questa è la mia voce che proviene dal mio iPhone e sta entrando dentro il Maono. In questo momento sto usando un adattatore Lightning TRRS e il cavetto in dotazione del Maono. Come si sente? Ok? Questa è la mia voce con appunto che viene dal mio iPhone dentro il cavetto in AUX. Ho messo il volume a metà, in realtà è un po' più basso rispetto alla mia voce adesso, ma va bene lo stesso. Adesso cosa faccio? Ti faccio risentire la mia voce, ma ti parlo sopra per farti vedere l'effetto sidechain. Quindi prima clicco sidechain e la voce mi ha detto sidechain on. Alzo il gain, premo lì. Ciao a tutti, questa è la mia voce che proviene Adesso sto parlando io, senti come si abbassa l'altra voce? In questo momento sto usando un adattatore. Senti come si abbassa? TRRS e il cavetto E adesso si è alzata. del Maono. Come si sente? Proviamo anche con la musica. Buonasera a tutti. Questa è Radio Atmosfera Sound. Oh cacchio, è finita proprio quando... Aspetta. Buonasera a tutti. Questa è Radio Atmosfera Sound. Ok, e quindi si rialza. Allora, che dirti? Queste sono le funzionalità. Ovviamente se tu hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo a tutto. Allora, come suona questo affarino? Allora, in proporzione al prezzo, che dovrebbe essere tipo $60, una cosa del genere, ma sarò più preciso, ti metto il link in descrizione, e soprattutto ti metto un codice sconto del 10%, quindi se devi comprare questo apparecchio sul sito Maono hai un 10% di sconto. Vale per questo prodotto, ma per tutti i prodotti Maono, quindi qualsiasi cosa tu debba comprare col mio codice sconto hai un 10% di sconto, appunto, te lo metto in descrizione. Allora dicevo, in base al prezzo è fantastico, cioè non esiste nulla di simile allo stesso prezzo. I principali vantaggi sono: è portatile, ha una batteria che dura 7 ore, ovviamente non ho testato per vedere se veramente dura 7 ore. Se non saranno 7, saranno 6, insomma, però comunque dura tantissimo. Quanto vuoi fare di live streaming o di registrazione, ok? Quindi il primo vantaggio enorme è che è piccolissimo, leggerissimo e portatile, grazie alla batteria. Questo è fondamentale. L'effetto sidechain secondo me è molto molto bello, veramente molto interessante. La possibilità di inserire AUX, io ci ho messo il mio telefono, ma tu ci puoi mettere un lettore MP3, ci puoi mettere un computer, ci puoi mettere un lettore CD, ci puoi mettere quello che ti pare, ok? Quindi puoi immaginare di avere un lettore MP3 con della musica, premi play sul lettore MP3 e tu parli sopra con l'effetto sidechain, si abbassa, si alza, come fare una sorta di trasmissione radio, un podcast in tempo reale. I pad sono interessanti perché seppur devi registrarli in quel modo becero, che secondo me non ha molto senso, perché bastava fare, visto che Maono ha già un'app per questo microfono, bastava abilitare anche il Maonocaster con l'app per far prima, per caricare lì i file audio e interfacciarlo, diciamo, con il sistema. Però effettivamente per €60 che cosa chiediamo ai signori Maono? 48 volt, vabbè, lo do di default, il Bluetooth non l'ho mai provato, non lo proverò, insomma, perché non credo, perché già ho sentito qualche piccola interferenza prima, quindi non lo userò. Il reverbero inutile, io ti parlo lato podcast, magari se ci devi cantare, fare un po' di karaoke, forse può funzionare. Lato podcast, il reverbero inutile, il pitch sì, è divertente, ma al di là di fare qualche scherzo a un amico, ma quando lo userai mai? Il noise reducer è troppo aggressivo, quindi ti sconsiglio sicuramente il livello 2, mai nella vita il livello 2. Il livello 1 sì, ma solo in caso di necessità, solo in caso di pericolo, veramente altrimenti no. Però
Per tutto il resto, io credo che sia veramente un affarino da avere, perché questo è leggerissimo, te lo metti nello zaino, insieme a un microfono. Io sto provando con questo, sempre della Maono, e ringrazio Maono per avermi inviato sia il Maonocaster C2 che questo, senza chiedermi nulla in cambio, non mi hanno pagato, non hanno visto il video in anteprima, quindi è assolutamente la mia opinione schietta, infatti ti sto raccontando sia pro che contro. Quindi dicevo, puoi utilizzarlo con qualsiasi tipo di microfono, anche perché è alla 48 volt, quindi puoi tranquillamente pilotare qualsiasi tipo di microfono. Ha il volume, ha il gain, quindi anche microfoni come lo Shure SM7B possono essere pilotati. Che dire in sintesi? Se ti serve un qualcosa di molto piccolo, molto leggero, da portare sempre con te, con delle funzionalità base che possono essere però quelle più utilizzate, secondo me per questa cifra non c'è niente di meglio sul mercato, almeno nel momento in cui sto facendo questo video. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi, perché sono veramente curioso. Soprattutto la qualità, io ho fatto dei test e la qualità del preamplificatore non è male, non è un preamplificatore di qualità altissima, ma stai pagando anche 60 euro. Ok, quindi se rapportiamo tutto al prezzo, questo qui è assolutamente, come dicono quelli fighi, un best buy, cioè lo devi avere per forza, ok? Bene, io mi sono allungato anche troppo, ma questo apparecchietto ha un sacco di funzionalità e volevo fartele sentire tutte. Quindi io ti do appuntamento la prossima settimana, ti ringrazio per aver guardato questo video e qualsiasi tipo di domanda, dubbio, curiosità su questo Maono o in generale su podcast, audio, video che siano, sai che puoi commentare tranquillamente e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Adesso? Allora, ti do appuntamento alla prossima settimana, va bene? Ciao, bella!